Oggi parliamo dell'artrocentesi dell'articolazione temporomandibolare. Fortunatamente, le patologie dell'articolazione temporomandibolare, cioè dell'articolazione della mandibola, nella maggior parte dei casi si riesce a gestirle con terapie non invasive, conservative e reversibili. Come ad esempio l'uso di un bite per alcune settimane o per alcuni mesi, l'uso di farmaci, soprattutto antinfiammatori e antidolorifici, esercizi di fisioterapia, controllo delle parafunzioni orali, soprattutto il bruxismo, eccetera. Però in alcuni casi, con la terapia conservativa, non si riesce a raggiungere risultati soddisfacenti e può essere utile ricorrere a terapie chirurgiche. Paura! Paura! Lo so, quando si parla di chirurgia fa sempre paura. Però la chirurgia comprende tante metodiche diverse. Alcune sono realmente invasive, altre sono poco invasive. L'artrocentesi, di cui parliamo ora, è la metodica chirurgica meno invasiva. Si tratta di un lavaggio dell'articolazione, in particolare della cavità superiore dell'articolazione temporomandibolare. Vi spiego cosa significa. L'articolazione temporomandibolare è formata dalla parte finale dell'osso della mandibola, che si chiama condilo mandibolare, e da una parte dell'osso temporale. Tra queste due strutture è interposto un disco di cartilagine che serve un po' da cuscinetto tra le due ossa. Il disco divide l'articolazione in due cavità, una cavità superiore e una cavità inferiore. Con l'artrocentesi si fa un lavaggio della cavità superiore. Probabilmente qualcuno di voi si chiederà: ma a cosa serve fare un lavaggio? Sì, infatti, ve lo stavo chiedendo anch'io. A cosa serve? Serve a fare alcune cose. Il lavaggio rimuove dall'articolazione tutte le molecole, le sostanze che alimentano l'infiammazione e il dolore. E questo dà al paziente un beneficio immediato, con la riduzione del dolore. Inoltre, la pressione del liquido che viene iniettato può essere in grado di staccare le superfici articolari, eliminando eventuali adesioni o piccole aderenze tra il disco e la cavità articolare, migliorando la mobilità della mandibola e del disco. Chiaro? Non ho capito. Cosa non ha capito? Non ho capito. Beh, quando non capite, potete tornare indietro e ve lo riguardate. O magari ve lo scrivete e ve lo rileggete dopo. Ma si dà rizzo che non ha capito, che aveva scritto? Non ho capito. Vabbè, lasciamo perdere. Qualche volta si inietta anche del cortisone per aumentare l'attività antinfiammatoria e solitamente si introduce a fine procedura dell'acido ialuronico che aiuta a lubrificare l'articolazione. È quindi indicata in tutti i casi di infiammazione articolare che non si riesce a risolvere con metodiche non invasive e sono solitamente accompagnati da degenerazione della cartilagine e dislocazione del disco articolare. Se volete approfondire l'argomento, trovate tutte queste patologie in questa playlist sui disordini temporomandibolari. La procedura è teoricamente semplice. Si introducono due aghi nella cavità articolare superiore. Uno che serve per introdurre il liquido di lavaggio e uno per permettere la fuoriuscita del liquido dall'articolazione. La procedura si può ripetere più volte per ottenere un buon lavaggio articolare. L'intervento si esegue in anestesia locale, in modo assolutamente indolore, con il paziente sveglio e vigile, al quale si chiede più volte di aprire e chiudere la bocca durante la procedura, senza bisogno di anestesia generale. Vi faccio dare qualche dettaglio in più da una collega, chirurga maxillofacciale, che ne sa sicuramente più di me. Flavia, mi puoi aiutare?
Certamente Marcello, con piacere. La procedura può essere eseguita in anestesia locale in poltrona oppure in anestesia locale ed in sala operatoria con una blanda sedazione, procedura che noi privilegiamo perché aumenta la compliance del paziente. Si inizia con un'anestesia locale intorno all'area articolare, quindi al davanti dell'orecchio e dietro l'orecchio, e poi si continua con una anestesia all'interno del compartimento superiore che ci permette di avere due effetti. Il primo è quello di aumentare l'analgesia ed il secondo è quello di verificare effettivamente in maniera indiretta se siamo all'interno del compartimento superiore, perché in questa maniera, aumentando lo spazio articolare, si abbassa la mandibola ed il paziente ci dirà che non riesce più a toccare da quel lato in maniera corretta. A questo punto si inserisce un secondo ago al davanti del primo e un pochettino più sotto, seguendo determinate misurazioni, ed in questa maniera inizieremo la vera e propria artrocentesi, cioè si inocula all'interno del primo ago della soluzione fisiologica o del ringer lattato che defluirà dal secondo ago se effettivamente entrambi si trovano all'interno dell'articolazione temporomandibolare. In questa maniera si laverà l'articolazione ed il paziente, essendo cosciente, ci aiuterà eseguendo determinati movimenti di apertura della bocca, di lateralità, di protrusione, in modo tale che il liquido che noi inoculiamo andrà in tutte le varie camere dell'articolazione ed in questa maniera aumenterà l'effetto di lavaggio. Si termina con una inoculazione di acido ialuronico per aumentare la fluidità del liquido del compartimento superiore e poi si rimuovono gli aghi e si effettua una medicazione compressiva che il paziente terrà per al massimo 1 o 2 ore. La procedura è assolutamente indolore ed il paziente generalmente sente subito il beneficio della stessa. Grazie Flavia. La procedura è abbastanza semplice e sicura, ma deve essere eseguita da un medico esperto. È estremamente importante conoscere benissimo l'anatomia dell'articolazione temporomandibolare e dei tessuti circostanti, per essere sicuri di arrivare all'interno della cavità articolare. Esiste anche una procedura alternativa che prende il nome di artrocentesi ad ago singolo, perché si introduce nell'articolazione un solo ago. Si introduce poi il liquido di lavaggio con una siringa e si rimuove la siringa dall'ago per farlo fuoriuscire dallo stesso ago. Si ripete la procedura per alcune volte in modo da introdurre una quantità di liquido sufficiente ad eseguire un buon lavaggio dell'articolazione. Con questa seconda tecnica si riduce ulteriormente il disagio per il paziente. Abbiamo detto a cosa serve. Abbiamo detto quali sono le indicazioni, abbiamo spiegato come si fa, cosa manca? Ah sì, giusto, le possibili complicazioni dell'artrocentesi. E ti pareva che andasse tutto liscio? Ma no, dai, le complicazioni fortunatamente sono in genere lievi e passeggere. Le più frequenti sono un gonfiore temporaneo della zona, che causa anche difficoltà a far toccare i denti, perché il gonfiore abbassa un po' la mandibola, gonfiore anche del canale uditivo perché è proprio attaccato all'articolazione e l'anestesia temporanea del nervo facciale che è il nervo che fa muovere i muscoli del viso. Questo può causare difficoltà a chiudere l'occhio e a muovere la bocca. Più raramente si può creare un ematoma nella zona dove si inseriscono gli aghi a causa di una piccola emorragia. Complicazioni più gravi sono molto rare. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli che ho usato per prepararlo e a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa, se mi volete contattare, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Oggi concludiamo facendo un po' di pubblicità al canale, con una carrellata di tutte le playlist che contengono tutti i video pubblicati finora. Cominciamo! Disordini temporomandibolari, bruxismo, Bite, dolore neuropatico, cefalee, postura corporea, mi devo fidare della medicina,
varie. Ciao a tutti, alla prossima! Ma cos'è varie? Varie, sono tutti i video che non rientrano in un'altra playlist. Ne ho fatto una nuova, l'ho chiamata varie e ce li ho messi lì. Cosa devo fare?